tutti e benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale. Oggi ho pensato di fare un video nel quale vi mostro il trucco che sto usando in questi giorni, un trucco diciamo autunno-inverno. L'ultima volta che ho girato un video del genere, se non sbaglio, era verso la primavera-estate, mi pare. Nel frattempo ho anche cambiato colore di capelli e quindi perché non ripetere? Non mi sento di chiamare questo video un tutorial perché non credo di poter insegnare nulla, ma semplicemente vi faccio vedere che prodotti sto usando, che tipo di trucco sto portando in questo periodo e nel frattempo magari facciamo anche due chiacchiere così fra amiche. Il primo passaggio che tutte le volte faccio è quello del primer. Ne sto usando due contemporaneamente. Uno è quello di Fenty Beauty, che rimane tra i miei preferiti, e poi ho questa travel size del The Professional di Benefit. Sono molto diversi, questo è molto leggero, questo è decisamente più pesante. Lo uso, questo della Benefit, nei punti in cui ho dei pori un po' più evidenti, quindi tanto per capirci, nella zona T, perché questo è molto siliconico e va a riempirli per bene, quindi in realtà non uso entrambi i primer tutti i giorni, questi li uso entrambi magari quando devo filmare, per esempio. Quello della Fenty invece lo uso molto più spesso perché ricorda una crema idratante, eccolo qua, ed è piacevole da stendere, non è pesante, non si sente, quasi è quasi impercettibile, questa è la parola che stavo cercando. Ok, adesso che ho creato una base, ovviamente procediamo con il fondotinta. Al momento sto mischiando due fondotinta. Uno è di nuovo quello di Fenty Beauty che ho preso purtroppo leggermente troppo scuro per la mia carnagione e lo sto mischiando con questo della Hourglass, l'Immaculate Liquid Power Foundation Mattifying, tanto per dire due parole due, che è un fondotinta liquido effetto matte che invece è in una tonalità leggermente più chiara del mio incarnato, della serie imbroccarci una volta ma manco per scherzo. Continuo a comprare fondotinta che o sono troppo scuri o sono troppo chiari. La cosa positiva è che insieme invece fanno il colore perfetto. Invece di mischiarli sulla mano, ultimamente sto usando questo che era il tagliandino che sta dentro il kit per il contour di Kat Von D, che però è di quel materiale plasticoso, e quindi metto prima un po' di questo, poi ci metto un po' di questo che è decisamente più chiaro, ecco, e poi di solito uso un cotton fioc per mischiare. Ok, dopodiché ne metto già un po' e per stenderlo sto usando il pennello in questo periodo della Fenty, che mi è piaciuto molto perché ha le setole molto dense e quindi permette di applicare molto bene il fondotinta, o perlomeno mi piace l'effetto. Di solito usavo il Beauty Blender, però trovo che questo pennello sia niente male. Insomma, come va ragazzi? Visto che si era detto una chiacchierata, fatemi sapere nei commenti come state. È un buon periodo per voi? Per me è un periodo incasinatissimo, dal punto di vista lavorativo sono veramente super incasinata, il che comporta che poi sono incasinata anche su tutto il resto perché ho veramente pochissimo tempo a disposizione. A parte quello, non mi lamento, tutto bene. Voi? Oh, scrivetemelo nei commenti perché mi interessa davvero. Invece l'altro giorno stavo pensando alle cose assurde che faccio, non so se capita anche a voi. Io ho delle manie strane, ma non lo so neanche se chiamarle manie. Tipo, una cosa assurda che faccio sempre è, se incontro qualcuno per strada, qualcuno che conosco, e dall'altro lato della strada e quindi o in macchina, ecco ancora meglio, passa in macchina e so che comunque non sentirebbe la mia voce, mi sono accorta che io tutte le volte faccio questa roba qua, tipo, cioè dico ciao ma non uso la voce,
che se passa uno di fianco a me, e mi è successo l'altro giorno e per quello che mi sono fermata a riflettere, pensa che io sia pazza. Non so se anche a voi capita di fare cose strane così. Fondotinta messo, primer occhi. Al momento sto riutilizzando, perché avevo smesso ma poi l'ho ripreso, quello di Laura Mercier. Uso sempre il primer occhi perché ho delle palpebre che non tengono molto l'ombretto, quindi se non metto una base, praticamente 10 minuti dopo che mi sono truccata ho già tutto l'ombretto che si increspa e va a finire nelle rughette, e quindi sempre metto il primer occhi. A seguire vado a illuminare un po' la zona T con il correttore di Kat Von D che si chiama il Lock It Concealer Creme nella colorazione pretendo troppo, infatti warm, ok, e poi lo stendo come sempre con il Beauty Blender. Tra l'altro state allerta perché anche quest'anno ritorna la mia serie di Natale con un sacco di progettini a tema, quindi non manca tantissimo. Lo so che fa strano parlare già di Natale a molti di voi, io inizio a parlare di Natale già a metà ottobre di solito. Quindi ho un sacco di progettini in mente, un sacco di cose da condividere, un sacco di video da filmare, da pubblicare, per cui state allerta. Se non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi adesso, così siete già sul pezzo quando comincerà la serie di Natale. Ok, la base per il viso è fatta, adesso farei un po' di contouring e ultimamente sto usando la Shade and Light di Kat Von D, che è una palette per il contouring in polvere che mi piace molto, anche perché io non sono per fare un contouring proprio di quelli spaziali, uno perché non sono capace fondamentalmente, mi piace solo definire leggermente alcune zone rispetto ad altre. Come blush, siccome questo è un trucco autunnale, autunno-inverno, che va anche un po' d'accordo con i miei capelli, ho pensato di usare questa palette di Hourglass, l'Ambient Lighting Edit. Non so se è un'edizione limitata, in ogni caso questi blush li trovate anche in vendita singolarmente se non sbaglio, e sto usando Luminous Bronze Light, che è questo qui, un po' più sul violetto. Come vedete non è di quei blush proprio in the face, pugno in faccia, è abbastanza sottile, però mi piace perché ha questa colorazione appunto che tende leggermente al violetto, al prugna, ed è anche abbastanza luminoso. Passiamo agli occhi. Ho preso ben 3 palette di ombretti che sono quelle che uso tutti i giorni. Questa che è la di Huda Beauty di Huda Beauty, come si chiamava, la Rose Gold Edition, che mi piace tantissimo. Questo che è un classicone, che è la Naked 3 di Urban Decay, e poi un altro grande classico, la Modern Renaissance di Anastasia. 3 palette che secondo me sono pazzesche e che permettono di fare tanti trucchi diversi. Inizio con la Naked 3 di Urban Decay e vado a stendere questo colore qui che si chiama Buzz Lightyear verso l'infinito e oltre, che è una sorta di violetto ma molto leggero e luminoso, quindi è un colore shimmer, e lo stendo su tutta la palpebra in modo da creare una base omogenea. E la base è fatta. Non so se mi vedete, magari zoom un po' in avanti così vedete meglio. E tra l'altro ogni volta che, scusate se guardo di fianco perché guardo nel viewfinder, che ovviamente nel quale vedo me stessa, e ogni volta ho l'impressione che lì dietro ci sia qualcuno, e invece è soltanto il mio manichino e il fatto che ho questo fiocco in testa che muovendo. Comunque mi sono già presa 4 infatti.
Vi avvicino un po' così vedete meglio il trucco occhi. Eccoci qua, più vicini. Vedete anche meglio il resto mentre passa la solita moto, perché casa mia è come vivere sul circuito del MotoGP. Vedete anche meglio le mie favolose occhiaie. Evviva! Dopodiché, dunque, di solito sulla parte della palpebra, sapessi come si chiamano ma non lo so, le parti degli occhi, non pretendete tanto da me, comunque in questa zona qua uso un colore più scuro e nella fattispecie uso questo che è il Love Letter dalla palette di Anastasia Beverly Hills, il Modern Renaissance, e lo vado appunto a stendere in questa parte qui dell'occhio a creare un po' di profondità. Dopodiché uso un colore dalla palette di Huda Beauty, che è questo qui, questo fucsia rosa shocking pazzesco che si chiama Flamingo, e lo vado a mettere qui nella parte un po' di dove vanno a congiungersi i due ombretti, quello che ho messo per primo e quello più violetto, che tra l'altro questo colore va a intensificare anche un po' il viola che ho usato prima. Dopodiché però gli do una bella sfumata con questo pennello di Zoeva, che è il mio preferito per sfumare. Ok, dopodiché sempre dalla palette di Huda Beauty vado a prendere questo colore qui che si chiama Angelico, con il dito, perché questi colori di Huda Beauty nella parte alta non so perché con i pennelli io non riesco ad applicarli bene, vado a creare un po' un gioco di luce, diciamo, al centro della palpebra, e non so se rende, però in camera intendo, però questo è una sorta di rosa con pigmenti dorati e quindi è molto molto luminoso. E poi giù a sfumare di nuovo. Ci siamo quasi, il trucco occhi è praticamente finito. Ultimamente mi piace fare una cosa: prendere l'illuminante, un volto di memoria, che è il mio preferito, poi è sempre lo stesso di Becca, lo Champagne Pop, quello che non riesco a pronunciare, e usando il pennello per highlighter, per illuminante di Rihanna, di Fenty Beauty, vado a mettere un po' di illuminante qui sotto l'arcata sopraccigliare e poi anche attorno all'occhio e sullo zigomo. Lo vedete? Wii, bam! E poi di solito ne metto un po' qui, sul naso, qui, e un pochino anche sul mento. Gli occhi sono quasi finiti, indovinate un po' cosa manca? Manca mi ricordavo più l'eyeliner, manca l'eyeliner. Il mio eyeliner preferito è sempre lui, è sempre lo stesso, ovvero il Tattoo Liner di Kat Von D. Poi ogni volta è un terno all'otto come riesco ad applicarlo. Vediamo a sto giro cosa riesco a fare, perché 9 volte su 10 finisco tutto il trucco e poi l'eyeliner me lo rovina definitivamente. Ok, è andata. Poteva venire meglio, ma poteva anche venire molto peggio, quindi mi considero mediamente soddisfatta. Se. Prossimo passaggio, occupiamoci di queste signorine qui che sembrano sempre nude se non faccio qualcosa alle sopracciglia, cioè posso anche uscire struccata, ma le sopracciglia, per l'amor del cielo. E sto usando ancora il brow, come diavolo, il Wunderbrow 2, no, 2 me lo sono inventato io credo, il Wunderbrow, che è quel prodotto pazzesco che dura all'infinito, cioè dura finché uno non si strucca prepotentemente, se no si può andare in piscina, si può andare al mare, si può passare la mano e le dita sulle sopracciglia e lui resta lì, bello sereno, fisso per tutto il giorno. Andiamo a metterlo. Io di solito lo metto in modo molto spartano, cioè non sto a fare troppi... cioè lo metto direttamente col suo pennellino, che tra l'altro è anche bello grande e difficile da manovrare, però ho scoperto che se faccio così e poi uso
come si chiama, il pettinino che c'è dietro, o quello che c'è insieme al prodotto che però io ho perso, oppure semplicemente quello che c'è di solito insieme ad altri prodotti per le sopracciglia, e vado a pettinarle. In 2 secondi le ho praticamente fatte. Io le considero fatte. Mi verrebbe sempre la tentazione di andare a fare dei lavoretti di precisione, ma resisterò, perché poi il risultato finale è sempre che le rovino, quindi anche no. Dove siamo arrivati? Allora, sugli occhi direi che manca soltanto il mascara. Prima però, di solito, faccio una cosetta. Uso questo spray della Urban Decay, che è il Quick Fix, che in realtà è uno spray che si può usare anche come primer. A me piace usarlo però a questo punto per fissare tutto e non dover neanche usare la cipria, perché se avete notato per il momento non l'ho ancora usata. Quindi tadak, e poi lo vado a tamponare con il Beauty Blender, così lui entra proprio bene a fissare il trucco e non c'è bisogno appunto di usare la cipria. Mascara, ultimamente sto usando questo, che è il Grandiose della Lancôme, che mi convince a tratti, nel senso che trovo che sia un po' difficile da applicare, ma l'effetto poi non è niente male. Ho fatto una rima. Comunque è il mascara fatto quello con l'applicatore tutto sghembo strano, che onestamente ne facevo anche a meno, e adesso vediamo se riesco ad applicarlo senza macchiarmi ovunque, che è un po' il problema che ho di solito con questo mascara e che è anche il motivo per cui dico che mi piace a tratti. E direi che può bastare, perché più ne applico e peggio è. Ne metto un po' anche sulle ciglia inferiori. Ok, diciamo che fin qui tutto bene. Passiamo al rossetto. Eccolo qua. Dopo vi faccio vedere le condizioni pietose del tavolo che sto utilizzando. In ogni caso, il rossetto che uso di più in questo periodo è della Sephora. Questa è una linea che tra l'altro mi piace moltissimo. Ne avevo già un altro rossetto con una tonalità molto più neutra, nude, che credo di aver inserito in uno dei miei video dei preferiti di qualche mese fa. Non chiedetemi quando, perché non mi ricordo cosa ho fatto ieri, figuriamoci. In ogni caso ha una texture piacevole, finish matte, dura tantissimo, e quello che userò oggi è nel colore 740 forse, e questo colore qua. Fra poco tanto lo vedrete anche all'opera. Ok, diciamo che così va bene, anche se si poteva fare tanto meglio. E voilà, il mio trucco di tutti i giorni per l'autunno-inverno 2017 è finito. Come avete visto, niente di sconvolgente. Più o meno questo è il trucco che faccio tutti i giorni, con qualche piccolo cambiamento anche a seconda del tempo che ho a disposizione. Per esempio mi capita spesso di saltare lo step del primer, ma direi che per tutto il resto invece quello è, quello rimane. Vi ricordo che, no, più che vi ricordo, vi informo che troverete sul blog ciao Piemonte, vi ricordo che troverete sul blog la lista di tutti i prodotti che ho utilizzato per realizzare il mio trucco. Nel caso in cui qualcosa vi avesse stuzzicato e fatto venire voglia di shopping, con quindi tutti i link per acquistare online e l'indirizzo del mio post dedicato nella info box qui sotto. Direi che è tutto per oggi. Io vi auguro una favolosa giornata, oppure una favolosa serata, oppure una favolosa nottata, dipende da quando state guardando questo video. Baci giganti e noi ci vediamo alla prossima. Ciao.